Ma vogliamo parlare della bellezza di questo punto? Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa. Andremo a realizzare insieme il bauletto Terry, questo bauletto veramente facilissimo e velocissimo da realizzare. L'ho realizzato tutto in fettuccia lycra top di Hobby Perline che ho poi arricchito con manici e base per evitare il passaggio a aumenti. Il progetto è lavorato tutto con questa lavorazione appunto costa inglese veramente particolare. Io adoro la trama che dà alla borsa e posso assicurarvi che è un progetto adatto anche alle principianti perché si tratta di punti base, non ci sono particolari tecniche da eseguire. Il bauletto indossato si presenta in questo modo, se preferite potete mettere anche dei manici più lunghi. Quindi se volete realizzarla anche voi trovate il kit e materiali completo sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni. Ovviamente nel kit troverete una sola colorazione. Io ho utilizzato due colorazioni semplicemente perché non mi è bastato il filato che avevo precedentemente preso, ma sul sito troverete il quantitativo giusto, ovvero 2 gomitoli di fettuccia lycra top. Ovviamente se volete realizzarla anche voi in bicolore vi basterà prendere i prodotti singolarmente della colorazione che preferite. Come chiusura ho applicato un bottone magnetico, ma secondo me su questa borsa ci sta benissimo una bella cerniera. E se volete utilizzare proprio questo metodo ma non siete pratiche con il cucito, sul sito Hobby Perline trovate le cerniere con la parte in finta pelle già forata, facilissime da applicare, l'abbiamo già vista in un progetto precedente. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto veramente molto semplice e facile. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e le novità, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di 2 rocche di fettuccia lycra top. Io ho aggiunto una colorazione più semplicemente perché non mi bastava il filo che avevo preso, ma qui in alto troverete il quantitativo preciso. Una base rettangolare 22x10, una coppia di manici tubolari intrecciati in finta pelle, un bottone magnetico da cucire, un uncinetto 4,5 per la lavorazione sulla base, un uncinetto numero 6 per il corpo borsa, marcapunti ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Si parte ovviamente dalla base, quindi ci prendiamo la fettuccia. Io utilizzerò l'uncinetto 4,5 per entrare all'interno dei fori facilmente, poi cambierò l'uncinetto con quello più adatto al filato. Partiamo sempre dal lato più corto, quale foro è indifferente, io mi aggancerò in questo punto qui. Ci prendiamo la fettuccia, lasciamo come sempre la codina finale un po' più lunga che ci servirà per chiudere il giro in maniera super pulita. E ci andiamo ad agganciare in uno dei fori sul lato più corto. Mi inserisco, prendo il filo e me lo porto all'esterno. Faccio una catenella e questa mi sostituisce la prima maglia bassa. Nello stesso foro vado a lavorare un'altra maglia bassa, quindi mi inserisco nello stesso foro e lavoro una maglia bassa. Poi passo al foro successivo, mi inserisco e all'interno di questo punto vado a lavorare 2 maglie basse. Qui abbiamo il foro d'angolo dove dobbiamo andare a fare un bel aumento, quindi ci inseriamo e lavoriamo all'interno di questo stesso foro 3 maglie basse, 2 e 3. In questo modo possiamo mettere il marcapunti nel punto centrale di questi 3 in modo da ricordarci di lavorare un aumento nel giro successivo. Quindi vado ad inserire un marcapunti nel secondo dei 3 e poi procedo lavorando 2 maglie basse in ogni foro sottostante. Nel foro dell'angolo ripeto lo stesso procedimento che ho fatto su questo lato,
quindi lavorerò 3 maglie basse nel foro di ogni angolo, mentre per gli altri fori 2 maglie basse. Ovviamente io sto adattando gli aumenti al filato che sto utilizzando, ma anche alla base, perché dipende molto anche dai fori, da quanto sono distanziati. Quindi io procederò in questo modo. Terminato il giro abbiamo l'ultimo punto, lo dobbiamo andare a lavorare in questo modo. Facciamo la prima maglia normale, per la seconda maglia invece prendiamo il filo collegato al gomitolo e lo tiriamo fuori, ma andiamo a chiudere con la codina che avevamo lasciato più lunga. Quindi prendiamo questo filo e andiamo a chiudere la maglia, tiriamo fuori il filo, andiamo a chiudere con asola di chiusura, quindi ci inseriamo esattamente in questo primo punto qui. Questa è la catenella iniziale, ci inseriamo e poi rientriamo nel punto da cui siamo usciti. In questo modo, vedete, abbiamo una chiusura perfetta. Blocchiamo il filo attraverso le maglie. Ora passiamo dall'uncinetto 4,5 all'uncinetto numero 6, che è più adatto per la fettuccia. Ci andiamo ad inserire nella maglia corrispondente a dove abbiamo il filo, quindi nel mio caso questa qui. Prendo solo la metà catenella esterna, in questo modo, prendo il filo e faccio una catenella. Questa sostituisce la prima maglia bassa. Procedo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto e dove abbiamo messo i marcapunti dovremo andare a fare un aumento, quindi in quei punti lavoreremo 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi qui ho il primo marcapunti, lo tolgo e all'interno di questo punto vado a lavorare 2 maglie basse, una e 2. Procedo poi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Nel prossimo marcapunti, ovviamente, quindi nel prossimo angolo, lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa in ogni punto sottostante, punto d'angolo, 2 maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa in ogni punto sottostante, punto d'angolo, 2 maglie basse nello stesso punto e poi si va ad ultimare il giro lavorando una maglia bassa nei punti restanti. Quindi procediamo in questo modo per tutto il giro e ci rivediamo al termine. Bene, ho ultimato il mio giro, ora dobbiamo andare a fare la chiusura invisibile, quindi alzo il filo, mi inserisco dall'interno verso l'esterno nel primo punto disponibile, qui abbiamo sempre la catenella, ci inseriamo in questo modo, prendiamo il filo, ce lo portiamo all'interno e poi ci andiamo ad inserire esattamente alla base dell'asola che abbiamo appena portato all'interno, quindi quella che si è appena creata, questa qui. Ci inseriamo anche all'interno dell'asola, tiriamo il filo per chiudere il punto, facciamo una catenella e questa sostituisce la prima maglia bassa. Per questo progetto ho deciso di lavorare a punto costa inglese. Il punto costa inglese consiste nel lavorare una maglia bassa
all'interno della maglia bassa sottostante ed una maglia bassa lavorata in costa. Quindi una maglia bassa l'ho già fatta, facciamo conto che questa sia lavorata all'interno della maglia bassa sottostante, quindi nel punto successivo vado a lavorare una maglia bassa in costa retro, quindi prendo solo la metà catenella retro e lavoro una maglia bassa. Punto successivo vado ad inserirmi proprio all'interno della maglia bassa, quindi dove si crea la V mi inserisco, prendo il filo e faccio una maglia bassa, chiamato anche comunque punto maglia. Punto successivo maglia bassa in costa e vado ad alternare i punti in questo modo per tutto il giro. Quindi ora ho fatto la maglia bassa in costa, nel punto successivo entro proprio al centro della maglia bassa sottostante, vedete, vado proprio all'interno del punto dove si crea la V, prendo il filo e faccio una maglia bassa e continuiamo così per tutto il giro. Bene, una volta che avremo terminato il giro, non dovremo far altro che ripetere lo stesso procedimento fino a raggiungere l'altezza che vogliamo. Quindi adesso andiamo a chiudere sempre con l'asola di chiusura, ma se preferite potete anche lavorare a spirale mettendo il marcapunti nel primo punto. Quindi io tiro sul filo, mi inserisco nel primo punto, qui, prendo il filo e me lo porto all'interno e poi vado ad inserirmi alla base. Però volendo, per fare un lavoro più preciso, possiamo andarci ad inserire proprio al centro del punto sottostante, proprio così da simulare il punto maglia preciso. Quindi mi inserisco proprio al centro del punto, mi devo inserire ovviamente nell'asola che ho portato all'interno, tiro il filo per chiudere il punto, prendo il filo, faccio una catenella e questo sarà il risultato, così è tutto più pulito e perfetto. Quindi in questo modo simuleremo perfettamente il punto maglia anche nel punto di chiusura. Ora, come vi ho detto, dobbiamo procedere lavorando nello stesso modo, quindi seguendo i punti che abbiamo in basso. Dove c'è il punto maglia lavoriamo il punto maglia, dove c'è il punto in costa lavoriamo il punto in costa. Quindi nel punto successivo la maglia bassa in costa retro, quindi vado a lavorarci sopra la maglia bassa in costa retro. Mi inserisco prendendo solo la metà catenella retro e lavoro la maglia bassa. Punto successivo il punto maglia, quindi mi inserisco al centro del punto dove si crea proprio la V, in questo modo, prendo il filo e chiudo a maglia bassa e si procede così per tutto il giro e per tutti i giri successivi che troverete indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri che può esservi utile se utilizzate un filato diverso. Il numero di giri parte dal primo giro di maglia bassa in costa retro fino all'ultimo. Quindi raggiungiamo le misure indicate o quelle desiderate e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho ultimato il corpo borsa, ho lavorato 17 giri a punto costa inglese che corrispondono esattamente a 20 cm di altezza, che sarebbe l'altezza complessiva, calcolando anche il primo giro di maglia bassa in costa. Come potrete vedere ho utilizzato anche un altro colore, questo perché non mi bastava il blu per realizzare tutto il corpo borsa e fortunatamente avevo una fettuccia
di un colore decente da abbinare. Ovviamente voi potete scegliere di lavorarla bicolore, tricolore, monocolore, insomma come volete, in base ai vostri gusti. Quindi una volta lavorato il corpo borsa dobbiamo andare a fare un ultimissimo giro di punto bassissimo e andare a creare i soffietti, quindi le piegature che vanno verso l'interno, che vi danno questo effetto sui laterali. Per fare questo dobbiamo andarci a mettere dei marcapunti esattamente nel punto corrispondente all'angolo. Possiamo regolarci tranquillamente dalla base, quindi qui ho il punto basso che si trova nell'angolo e vado a seguire proprio la linea del punto. È molto semplice perché comunque abbiamo una riga di un modo, una riga di un altro, quindi nel mio caso questo è il primo angolo e lo marco. Faccio lo stesso anche con gli altri punti d'angolo, facciamo comunque corrispondere gli angoli con il punto maglia e non con la maglia bassa in costa. Ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Ed ora siamo pronte per andare a lavorare l'ultimo giro. Qui dobbiamo chiudere il giro, ci inseriamo sempre dall'interno verso l'esterno, prendiamo il filo, lo portiamo all'interno e in questo caso dobbiamo andarci ad inserire nella metà catenella di quest'asola che abbiamo portato all'interno, quindi allarghiamo leggermente l'asola, ci inseriamo solo nella metà, ci inseriamo nell'asola, tiriamo il filo per chiudere il punto, tiriamo fuori il filo, non facciamo la catenella ovviamente perché dobbiamo andare a lavorare a punto bassissimo, quindi ci spostiamo nel punto successivo, prendiamo solo la metà catenella esterna, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Faremo una maglia bassissima in ogni punto sottostante. Qui noi abbiamo il marcapunti, ma ci servirà al termine del giro, quindi lo spostiamo un attimino per lavorare il punto e ce lo rimettiamo. Procediamo lavorando una maglia bassissima in ogni punto fino ad arrivare al primo marcapunti che incontriamo. Qui abbiamo il primo marcapunti, lo togliamo, lavoriamo una maglia bassissima anche in questo punto e poi saltiamo tutti i punti successivi e ci andiamo ad agganciare nell'altro punto marcato. Quindi togliamo il marcapunti da qui, ci inseriamo prendendo solo la metà catenella retro ovviamente, quindi la lavorazione resterà la stessa e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. In questo modo avremo creato questa piegatura, quindi il classico soffietto. Si procede nello stesso modo, quindi continuiamo a lavorare una maglia bassissima in ogni punto, maglia bassissima in costa retro ovviamente, fino al prossimo marcapunti dove dovremo ripetere lo stesso procedimento. Eccoci qui sull'altro angolo, togliamo il marcapunti, facciamo una maglia bassissima in questo punto, poi saltiamo tutti i punti successivi e andiamo a chiudere nel punto marcato, quindi esattamente qui. Anche se già avevamo fatto le maglie bassissime, noi dobbiamo comunque chiudere il giro, ci inseriamo, stringiamo il punto tirando il filo e facciamo una maglia bassissima in questo modo. Ora possiamo tagliare il filo, andarlo a bloccare attraverso le maglie ed avremo terminato questo passaggio.
Ok, adesso si passa all'applicazione dei manici. Io uno l'ho già applicato, ma è molto semplice perché dobbiamo semplicemente cucirlo con qualche punto sul corpo borsa. Ci prendiamo il filato e dobbiamo andare a prendere le misure. Io mi sono regolata in modo molto semplice, sempre con le righe di lavorazione. Quindi ho lasciato le 2 righe di punto maglia e sono andata a calcolare questa zona qui. Mi sono agganciata proprio sul primo punto della colorazione blu e ho fatto lo stesso anche sull'altro lato. Se preferite potete andare direttamente con il metro e prendere proprio le misure precise, però secondo me riusciamo a regolarci tranquillamente anche in questo modo. Quindi prendiamo il filo, ci andiamo a fissare il filo all'interno facendolo passare tra le maglie e facendo qualche nodino. Per sicurezza potete mettere anche un goccino di colla per tessuti per tenere tutto il ben saldo, ma con la fettuccia è molto semplice bloccare il filo. Quindi si va all'interno. Io ora penso di non riuscire a farvi vedere al meglio, ma comunque si fa passare il filo attraverso le maglie e si va ad intrecciarlo in modo da non farlo scorrere. Voi fate la prova, se scorre fate qualche altro nodino, se invece resta fisso è stato bloccato per bene. Quindi ho detto che prenderò in considerazione questa fascia qui, comunque devo regolarmi anche con il manico che ho sul retro, quindi esattamente qui devo agganciarmi in questo punto. Vedete, ho 1, 2, 3 e vado qui. Ovviamente anche su questo lato conterò 1, 2, 3, mi aggancerò in questo punto. Quindi con l'ago esco alla base della maglia bassa in beige. Se voi avete lavorato la borsa a tinta unita è indifferente. Prendo il manico, entro anche all'interno dell'anello del manico e poi entro alla base del punto sottostante, vedete, in questo modo. Se preferite, per velocizzare il tutto, potete utilizzare anche i ponticelli e i moschettoni, quelli tondi, così velocizzate il tutto e non dovete impazzire con le cuciture. In questo modo farò più di qualche punto, ovviamente. Entro ed esco sempre dallo stesso punto. Faccio un punto anche sui punti laterali in modo da fissarlo per bene, quindi entro all'interno del punto maglia. Ok, una volta che saremo soddisfatte della cucitura possiamo andare a fissare e bloccare il filo al meglio all'interno della borsa. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro lato e poi ci rivediamo. Bene, questo sarà il risultato una volta applicati i manici. A questo punto, se volete foderare potete farlo tranquillamente. Nella descrizione del video vi lascio come sempre il mio tutorial dedicato alla fodera per principianti. Io salterò questo passaggio per questioni di tempo e passerò direttamente alla chiusura. Applicherò la chiusura magnetica, quindi il bottone da cucire, molto semplice, si applica una parte sul lato e una parte sull'altro. Se preferite potete mettere anche una cerniera che su questo modello starebbe veramente benissimo, quindi chiuderla proprio con una cerniera qui sopra. Secondo me viene top. Se non siete pratiche con il cucito ma vi piace l'idea della cerniera, sul sito Hobby Perline trovate quelle con la parte in pelle pronte da cucire, sono semplicissime da applicare, quindi ve le consiglio. Quindi io per questa volta applicherò il bottone magnetico, lo vado a cucire, molto semplice, e poi ci rivediamo per tutti i consigli finali. Chiusura magnetica applicata. E questo è il risultato finale. Sono molto soddisfatta nonostante abbia dovuto apportare delle modifiche al progetto che avevo pensato inizialmente, però anche questo non mi dispiace.
ho archiviato le idee che avevo per questo progetto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se la realizzereste bicolore o monocolore. Ovviamente è completamente personalizzabile sia nei colori sia nelle dimensioni. Se volete realizzare una borsa più grande vi basterà semplicemente prendere una base più grande. Se volete realizzare proprio una borsa grande, una base 30x10 sarebbe perfetta. Ovviamente dovrete prendere più fettuccia, vi consiglio di prendere almeno 2 gomitoli di fettuccia licra top, così sicuramente non avrete problemi. Per quanto riguarda i manici, anche in quel caso varia tutto in base ai vostri gusti. Ho deciso di prendere questi intrecciati in finta pelle, ma potete mettere anche quelli in metallo, quelli un po' più lunghi. Insomma, progetto super personalizzabile. Quindi trovate il kit materiali completo sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni. Ovviamente sul sito troverete il kit in monocolore, perché questa è una variazione che ho fatto io per ultimare il progetto, ma se voi volete realizzarla comunque come la mia, vi basta andare sul sito, prendere i prodotti singolarmente e fare l'ordine, ecco. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e le novità. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!